Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Io mi chiamo Giorgia, ma mi conoscono tutti come Gio da sempre, da quando sono molto piccola e quindi io mi sono appropriata di questo soprannome da sempre e l'ho utilizzato anche per questo canale. Sempre meglio questo che quei soprannomi odiosi che davano alle superiori utilizzando il cognome, non so se vi è mai capitato, a me sì, è terrificante. Quindi andiamo con Gio. Come mai siamo qui oggi? Oggi siamo qui per fare un breve video introduzione o chiamatelo come volete, video zero, video presentazione, come volete, del canale, perché appunto ci tenevo a presentarmi io, a dirvi cosa ho fatto e cosa faccio nella vita e soprattutto perché ho deciso di aprire un canale YouTube. Vi parlo di video zero perché avrete notato che non ho inserito né intro né outro in questo video, perché appunto non è un video ufficiale del canale, è solo un video presentazione. Detto questo, vi volevo appunto raccontare un po' di me. Io ho 28 anni, quasi 29, e voglio aprire questo canale YouTube perché voglio parlare delle mie passioni. E voi vi starete chiedendo, quali sono le tue passioni? Cosa fai nella vita? Allora, l'ambizione della mia vita sarebbe stata quella di fare la cantante. Infatti, da piccolina, se me lo chiedevano, io rispondevo sempre da grande voglio fare la cantante. Purtroppo crescendo, si va un po' incontro a certe dinamiche che non son sempre facili, diciamo, da superare per poter poi ambire a fare il cantante o la cantante professionista. Ho cantato nella mia vita, ho fatto la cantante non a livello professionale, ma avrei voluto farlo. Non l'ho fatto perché purtroppo mi son dovuta scontrare con dei miei limiti caratteriali e questo è una caratteristica della professione che viene sempre un po' snobbata, no, però in realtà è una cosa veramente importante da dire, perché quando si parla di 1 su 1000 ce la fa, è un po' vero, ma non tanto a livello di talento, più a livello davvero di testa e di carattere. Mi spiego meglio. Io soffro d'ansia da sempre, da quando sono molto piccola e soffrire d'ansia, se si vuol provare a fare il cantante professionista nella vita, non è una cosa, piacevole, non è una cosa bella e crea delle difficoltà veramente, inutili, perché per esempio un pre-live, un pre-show diventa l'inferno, non è più semplicemente un pre-live, diventa l'inferno. Io ho provato a fare dei contest di canto, ho provato a fare qualche live, ogni volta era devastante per me. Mi prendeva un attacco di ansia acuta, pre-live, poi magari l'esibizione andava anche bene, però capite che non si può vivere così. Io se avessi voluto intraprendere la carriera da cantante professionista, avrei assolutamente dovuto risolvere questa cosa. C'ho provato a risolverla, ma non ce l'ho fatta in una totalità e quindi col tempo sono stata quasi costretta ad abbandonare, la possibilità di voler fare questa professione. Quando io vi parlo di ansia, vi parlo di un'ansia abbastanza acuta. Io quando andavo a dare gli esami in università, a me mancava il respiro e non volevo parlare con nessuno perché ero proprio in un mood nero, 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 nero e chi soffre d'ansia penso che mi possa capire. Quindi io accantono completamente l'idea di fare la cantante a livello, professionale, ma comunque non abbandono l'idea di voler fare, qualcosa in quel campo lì, nel campo, chiamiamolo, il grosso calderone dell'entertainment. Io ho avuto un percorso anche universitario molto complesso. Io mi sono laureata in lingue orientali, poi ho capito che non era la mia strada, ho lasciato perdere e sono un po' ritornata, diciamo, in carreggiata.
e quindi poi mi sono laureata in management per il settore artistico. Settore artistico comprende tantissime cose, in inglese appunto utilizzano il termine entertainment che è più corretto, ovvero arte, cinema, musica, tutto quello che comprende questo settore. Il mio lavoro principale è lavorare su eventi ovviamente legati all'entertainment, quindi eventi di musica live, eventi cinematografici, eventi artistici e di ogni genere. E quindi quello sarebbe il mio primo lavoro. E quindi voi vi starete chiedendo, ma in tutto questo cosa c'entra YouTube? YouTube c'entra nel momento in cui io mi rendo conto di avere delle cose da dire su un mercato che è soprattutto quello discografico nazionale, quindi quello italiano, ma questo non precluderà assolutamente che io parlerò di musica anche internazionale in questo canale. Però perché l'esigenza? L'esigenza di aprire il canale appunto nasce proprio da delle assurdità che io ultimamente sento nel panorama artistico musicale italiano. Queste assurdità vengono dette un po' dappertutto, nel senso che vengono dette nei talent, vengono dette in programmi televisivi, vengono dette in interviste e quindi io sinceramente ogni tanto quando le sento rimango allibita e dico no, attenzione perché stiamo dicendo delle falsità. Io ho iniziato a fare questa cosa un po' sui social media, nel senso che mi esprimo tanto sui social, scrivo sempre commenti anche molto lunghi, da Instagram a Threads in generale, e ho sempre visto che alla gente piacevano molto questi commenti che io lasciavo. Ed è proprio per questo che ho deciso di ampliare la cosa e provarci con un canale YouTube dove dico la mia su certe cose che riguardano il panorama musicale. Quindi in questo canale cosa faremo nello specifico? In questo canale andremo a parlare dei talent, quindi faremo reaction ai principali talent italiani, che possono essere Amici, che può essere X Factor, The Voice, se vi interessa The Voice, Sanremo. E quindi faremo proprio questo lavoro, andremo ad ascoltare, parleremo di quello che sentiamo e soprattutto entreremo nel merito di quando si stanno facendo passare dei messaggi non proprio corretti, ecco, questo io mi voglio soffermare soprattutto su questo punto. Però non ci fermeremo qui in questo canale. Faremo anche reaction di album di artisti sia nazionali che internazionali, parleremo di artisti, musica a 360 gradi. Quindi spero che mi seguirete, spero che vi possa interessare come idea e che vi possa appassionare, come appassiona me, perché letteralmente ragazzi io è quello che faccio ogni giorno nella mia vita. Davvero, ho deciso di provarci su YouTube proprio perché ho dedicato tutto all'entertainment nella mia vita, tutto. Le mie giornate sono letteralmente così, ogni giorno. Io guardo, ascolto tantissimo, mi arrabbio molte volte e sono stufa un po' di arrabbiarmi da sola. Sono stufa di arrabbiarmi da sola e vorrei aver qualcuno che ascolta anche in parte le mie arrabbiature. E quindi ecco questo. Come vi dicevo all'inizio, questo non è il primo video, è un video zero. Il primo video uscirà in contemporanea a questo e sarà proprio il primo video ufficiale che avrà un intro, avrà un outro, insomma, studiato. E cosa sarà questo video? Sarà la mia reaction al daily di Amici della scorsa settimana, ovvero della discussione che è avvenuta tra Diego Lazzari e Rudy Zerbi ad Amici, perché appunto sono state dette delle cose ragazzi allucinanti e vanno approfondite e vanno spiegate. L'ultima cosa che voglio dire prima di lasciarvi al primo video e a questo canale è che io non sono una vocal coach,
quindi le mie analisi anche riguardanti gli artisti non sono completamente dal punto di vista tecnico, sono a 360 gradi. Ovviamente ragazzi, essendo anch'io comunque una cantante, andremo a parlare della tecnica dell'artista che stiamo sentendo, però io sicuramente, non essendo un vocal coach, non mi metto a dirvi qua ci andrebbe il vibrato, qua il vibrato non va bene, qui non lo so, il vibrato è troppo stretto, oppure ci sono pochi mordenti, non lo so, io non sono una vocal coach, quindi non entro nello specifico, anche perché credo sia giusto lasciare questo lavoro a chi veramente fa l'insegnante, no? Io vado ad analizzare tutto quello che vediamo, dal punto di vista della performance, dal punto di vista del modo di stare sul palco, dal brano, se il brano valorizza l'artista che lo sta portando, se ci sono delle incongruenze, insomma, parliamo un po' di tutto. Spero che questo vi possa interessare e che vogliate appunto seguire questa mia avventura qua su YouTube. Intanto io vi ringrazio tantissimo per aver ascoltato questo video, vi lascio al primo video ufficiale. Quindi ci vediamo lì e grazie mille a tutti, alla prossima!